Buonasera, una notizia prima dei titoli. Questa sera alle 19:39 esattamente in tutte le regioni italiane del centro-sud è stata avvertita una scossa di terremoto. In alcune zone, come ad esempio in Campania e nella Basilicata, la scossa è stata sensibile. Il giorno dopo, quando gli elicotteri si alzarono in volo, fu questo il quadro che si presentò ai primi soccorritori. Ma la sera del terremoto i sopravvissuti della Campania e della Basilicata restarono a lungo soli, con i loro morti e i loro sepolti vivi. Sono 821, secondo fonti dei carabinieri, i morti finora estratti dalle macerie. I feriti sono alcune migliaia. In moto la macchina dei soccorsi, tra gravi difficoltà anche per interruzioni stradali che hanno isolato alcuni centri terremotati. Il Presidente della Repubblica Pertini con Forlani sui luoghi del disastro. L'area colpita dal sisma, 26.000 km² con 7 milioni di abitanti. Si stanno vivendo le ore angosciose che seguono immediatamente una catastrofe, perché di catastrofe si tratta. La luce del giorno, il trascorrere del tempo hanno permesso di definire la rovinosa entità del terremoto di ieri sera. Le cifre ufficiali parlano di 821 morti, ma il numero dei dispersi nei tanti comuni, tra piccoli e grandi, dove il terremoto ha seminato la morte, è ancora alto e certamente il doloroso bilancio delle vittime salirà. Ecco l'agghiacciante spettacolo che offre dall'alto la zona terremotata. Sono riprese eseguite da bordo di un elicottero dei carabinieri. Laggiù, tra le rovine, lo struggente dramma umano di centinaia e centinaia di famiglie, sconvolte in un istante negli affetti più cari, brutalmente private delle loro cose. Il terremoto, sopravvenuto ad un'ora e in un giorno in cui già tanti si trovavano in casa, ha avuto conseguenze su una superficie di oltre 26.000 km², abitata da più di 7 milioni di persone. Ma gli effetti più rovinosi, con la perdita di tante vite umane, si sono avuti nelle province di Napoli, di Avellino, di Salerno e di Potenza. Gli effetti di questo terremoto che ha avuto il suo epicentro qui, indicato da questo tondino giallo. Avendo constatata la tragicità della situazione, ho avvertito il prefetto che occorrevano due cose, delle fotoelettriche e un bulldozer per aiutare quelli che urlavano da sotto, che gridavano aiuto da sotto le macerie. Questo non è stato. Non è stato e non lo è stato per 2 giorni consecutivi. Questo è gravissimo. E per questi 2 giorni ci si è continuato a dire che bulldozer erano in arrivo. Ed è questo ancora peggio, perché era una presa in giro. E noi abbiamo scavato con le mani, ci siamo infilati tra le macerie, con la terra che tremava. Comunque qualcuno abbiamo salvato, ma avremmo potuto salvare molto. Buongiorno, eccoci arrivati nel nuovo posto, nuova esplorazione in Campania in compagnia di Effetto Urbex. Eccoci qui tutti, adesso cominciamo ad esplorare. Questo borgo è stato abbandonato dopo un terremoto disastroso. Ci sono stati 2 terremoti, uno nel 60 e uno nell'80 circa. E l'ultimo ha dato, diciamo, la botta definitiva, perché sono crollate molte case. Adesso andiamo a vedere.
si cominciano a vedere una cappelletta, si cominciano a vedere i primi segni dell'abbandono di qua e di qua. Guardate che bello questo balcone. Qui stiamo entrando nella parte un po' più accessibile del paese. Vedete queste cose che, diciamo, per non far crollare le cose sopra. Salone. Bello questo. Questo è il salone del barbiere. Ecco il salone del barbiere. Questo è il salone del barbiere, come si può vedere dall'insegna, e questa è la sua faccia. Cambiamo nella parte dove ci sono macellerie nuove, qualche ristorantino, per poi andare nell'altra parte, quella più vecchia. Un vecchio furgoncino senza ruote, senza niente. Siamo entrati nella parte vecchia, adesso iniziamo più che altro l'esplorazione. C'è qualcosa? Vediamo. A me i cani stanno... Vediamo. Che è un'officina. La culla con i tubi infilati. Adesso stiamo salendo sopra. Vediamo. Questa era una camera. La lavanderia. No, hanno sfondato le foto. La mia stanza. Hanno devastato la stanza che avevo visto in foto che mi piaceva. Che maledetti. Che bello però. Una foto di un matrimonio. Così non vi diamo fastidio. No, ma non date fastidio, non vi tanto. Ecco, un calendario del 1981. Giornali vecchi. Bello il vecchio televisore. Questa casa aveva tutta la carta da parati. C'è una stanza vuota. Bello questo televisore. Guardate, è bello. La macchina in mezzo alle macerie. Fighissimo. Guardate. Ora là dietro sicuramente non penso che ci andremo perché siamo ancora nella parte esterna e stiamo vedendo le cose più interessanti. La parte bella dovrà ancora arrivare.
Qui ci sta la cantina. Qui Napoli, si legge Mosco-Napoli. Attrezzi. Sosta vietata. Qui c'è qualche sorpresa. Vediamo. Quella piccolissima e bellissima. Sì, qua ci sta la bara di un bambino, tra l'altro. Bambino. E ci stanno anche tutte quante fotografie delle bare a destra e a sinistra. Qui ci stanno tutti i vari modelli di bara. Qui sopra c'è quella, una da bambino. Questo non so cosa sia. Ecco la pista da dietro della macchina. Qui non si cammina praticamente più. È una cantina con le bottiglie di vino. Qui ogni garage ha macchine dentro. Un'altra Citroen. Ah, sono due, una dietro l'altra. Che carine. Naturalmente sono state spolpate. Molto carine queste macchine. Qua sta pieno, dall'altro lato, pieno di documenti. Chissà se qualcosa si riesce a leggere. No, però no, non si. Oh, lì c'è un buco. E queste sono le macchine. Qui abbiamo un furgone. Furgone con affresco. Il furgone con scritto Panici. E affresco soprattutto. Ah, è vero. Saliamo sopra, eccolo qua. Una cantina affrescata. Questa era una delle piazze, forse. Oh, bello, biliardi, la scritta. No. Questa penso sia la parte proprio vecchia, più antica. Bella questa, la scala. Qui è buio, vediamo con la torcia.